Buongiorno a tutti, eccoci al nostro consueto incontro in cui parliamo di materiali per produrre circuiti stampati. Oggi parliamo dell'IMS. Allora, sì, siamo abituati a sentire parlare frequentemente di FR4, che è sicuramente il materiale più utilizzato per fare circuiti stampati. Ebbene, non è ovviamente l'unico. Ci sono ad esempio materiali a base PTFE, a base ceramica, per altre ovviamente per altre tipologie di mercato. Ebbene, quello di oggi, l'IMS, è un materiale invece che va incontro alle esigenze di chi ha la necessità di dissipare calore. Certo, non ha la storia dell'FR4, che viene da molto lontano. Stiamo parlando, credo, dello scorso decennio, quando sì, più o meno in coincidenza con l'avvento della tecnologia LED. Tecnologia che appunto aveva questa esigenza, cioè il LED è maturato in fretta in questi anni e maturando in fretta c'è stata anche l'esigenza di utilizzare LED ad alta potenza e proprio per questo l'FR4 non poteva essere il materiale adatto. Tenete presente che l'FR4 ha una conducibilità termica vicino allo 0,5 watt metro Kelvin, quindi molto bassa, così come tutti gli altri materiali che si erano visti fino a quel momento. L'IMS viene incontro a questa esigenza. Abbiamo materiali IMS che va da un minimo di 1 watt metro Kelvin fino a 5 anche 6 watt metro Kelvin. In particolare oggi parliamo di materiali della Henkel, la linea della Bergquist MP, HT e HPL, quelli che utilizziamo in base Electron ormai da diversi anni. L'IMS e la sua, diciamo, eccellente conducibilità termica sicuramente non hanno, come dicevo, la storia che ha l'FR4, che credo si usi da diversi decenni. Ciò nonostante, credo sia utilizzato da circa una quindicina di anni, diciamo che è maturato molto rapidamente, ma soprattutto ha avuto un decremento nel prezzo notevole. Ricordo che una quindicina di anni fa si trovava anche a 40-50 euro a pannello, oggi lo si trova anche a 15-16 euro a pannello. Non è il caso del Bergquist di cui parliamo oggi, che invece al contrario può permettersi di avere prezzi decisamente più elevati, ma evidentemente anche una diversa qualità. Ebbene, come dicevo, quello di oggi è parleremo esclusivamente dell'IMS e della Henkel, quindi l'IMS. Allora, intanto cerchiamo di tradurre questa sigla IMS, Insulated Metal Substrate, substrato di metallo isolato. Allora, vi voglio mostrare intanto come è costruito, diciamo, il build-up di questo materiale, quindi da cosa è composto. Ecco qua. Come potete vedere, allora, è una struttura piuttosto semplice. Abbiamo la struttura di metallo nella parte inferiore, che è quella più spessa anche. Poi abbiamo il cuore del nostro IMS, che è determinato da quel pre-pre, quello che vedete in bianco, il dielettrico, e sopra un copperfoil di rame. Bene. Entrando un po' più nel dettaglio, allora, di questi tre elementi, per quanto riguarda il rame non c'è molto da dire, non ne sono certo, però presumo che sia lo stesso copperfoil che si usa per fare anche i multistrato in FR4. Quindi copperfoil che può avere spessori diversi, da 18 micron fino a 350 micron. Per quanto riguarda invece l'alluminio, quindi la parte che vedete sotto, il base layer, che qui è indicato come copper o alluminio, poi vi spiegherò il perché. Allora, intanto precisiamo che per alluminio, in questo caso è una lega di alluminio, non alluminio puro. Una lega formata da rame, silicio, magnesio, zinco, ferro e altri metalli ancora. Bergquist in particolare può avere due tipi di leghe, la 50-52 e la 60-61, che si differiscono sostanzialmente per le percentuali diverse di alcuni metalli all'interno della lega e che conferiscono all'1 al 50-52 140 watt metro Kelvin di conducibilità, 170 watt metro Kelvin per invece il 60-61. Come termine di paragone tenete presente che il rame è tra i 380 e i 400 indicativamente, quindi siamo quasi 3 volte tanto. Per quanto riguarda il coefficiente di espansione termica, quindi il CTE, che sostanzialmente, tanto per cui molti di voi lo sanno già, comunque è la reazione, il movimento che ha il materiale nel momento in cui è sottoposto a una certa temperatura. In questo caso abbiamo un'espansione termica, per quanto riguarda sia il 50-52 che il 60-61, di 25. Qui l'unità di misura è ppm su K oppure ppm su gradi centigradi, vale a dire parti per milione su grado Kelvin o parti per milione su gradi centigradi.
Ora, la Henkel nei suoi datasheet indica sempre parti per milione su gradi Kelvin. Se guardate i materiali di quasi tutti gli FR4 o i PTF, eccetera, ho notato che invece sono tutti espressi su grado centigrado invece che grado Kelvin. Però è abbastanza semplice su un qualunque motore di ricerca fare la conversione all'occorrenza. Ecco, dicevo, 25 parti per milione su grado Kelvin per il rame, scusate, per questi due tipi di alluminio, 17 come termine di paragone per il rame. L'alluminio si può anche richiedere spazzolato, in genere lo si richiede spazzolato, almeno nel nostro caso è richiesto semplicemente spazzolato, lo si può richiedere anche anodizzato. In genere lo si chiede anodizzato quando si vuole ovviare ad alcuni tipi di corrosione a cui può essere soggetto. Allora, vediamo invece, ecco appunto quello che vi ho appena accennato, questo, ecco, con le differenze, come vedete, il primo è copper e rame, e i due tipi di alluminio, 50-52 e 60-61, con la diversa conducibilità termica, ecco qua il rame è dichiarato a 400, 140-170, come vi dicevo prima, per i due tipi le due leghe di alluminio. Per quanto riguarda il CTE, espresso, ricordatevi di verificare in gradi Kelvin in questo caso, 17 per il rame e 25 per entrambi i tipi di alluminio. Ecco, questi valori li tralascerei, non sono per noi particolarmente importanti. Bene. Ok, direi invece di passare al dielettrico, che invece è decisamente più importante. Allora, cosa dire del dielettrico? Bene, intanto è la chiave del nostro IMS. Il dielettrico è la parte più importante, quella che fa la differenza da un IMS all'altro. Nel caso della Henkel, cioè dei materiali Berquist che vi dicevo, stiamo parlando di una miscela brevettata della Henkel, polimero ceramica, quindi non contiene vetro, a differenza di molti altri IMS che invece lo contengono, e come vi avevo spiegato prima, il vetro è sicuramente nemico del passaggio del calore, quindi è un ostacolo sostanzialmente. Quindi in questo caso non c'è vetro, il materiale il dielettrico della Berkeley ha un eccellente isolamento elettrico e soprattutto diciamo una bassa impedenza termica, quindi riesce a far passare il calore in maniera più efficace rispetto ad altri materiali, ad altri dielettrici. Cos'altro ancora? Ecco, come dicevo, sì, noi usiamo anche altri tipi di EMS, abbiamo in azienda altri tipi di EMS, sicuramente più economici, ma altrettanto sicuramente meno performanti di quelli di Berquist. Allora, anche qui ho il datasheet piuttosto completo, esaustivo sicuramente, ve lo mostro subito. Eccolo qua. Allora, ecco qui. Allora, quelli che utilizziamo noi sono questo, MP06503, MP sta per Multipurpose, quello HT, che sta per High Temperature, e HPL, scusate, HT04503, e HPL High Power Lighting 03015. Ora, nella prima colonna vedete gli spessori. Per spessore si intende spessore del dielettrico, quindi 38 micron per l'HPL, 76 micron l'HT04503 e 76 micron anche per l'MP06503. Le altre cose che ci interessano sono sicuramente la conducibilità, ecco, guardiamo non quella del prodotto, ma guardiamo quella del dielettrico, perché come termine di paragone con gli altri EMS dobbiamo utilizzare questa colonna. Quindi 1.3 watt metro Kelvin per la versione MP, 2.2 l'HT e 3 watt metro Kelvin per l'HPL, per LED di potenza. La costante elettrica, sì, è dichiarata chiaramente la 6,7. In tutta onestà, a me non è mai capitato che mi chiedessero la costante elettrica di questo materiale, comunque evidentemente per l'uso che se ne fa non è particolarmente importante. Lo è invece il breakdown, che naturalmente è in funzione dello spessore del dielettrico, quindi maggiore è l'isolamento, eccolo qua, vedete, dove abbiamo 38 micron, abbiamo 5 kV, che sale fino a 11 quando sale il dielettrico a 152 micron. Ecco, il grad transition, quindi il TG, ecco, nell'MP è molto bassa, ecco, più bassa addirittura dell'FR4, e l'MP è uno dei più utilizzati come materiale. Mentre nel caso dell'HT04503 e dell'HPL saliamo fino a 150 rispettivamente e 185. Bene. Per quanto riguarda gli spessori disponibili, diciamo che l'alluminio, i più utilizzati sono da 1 millimetro, da 1,5 millimetri, da 2 e da 3 millimetri.
sicuramente quello da 1,5 come per l'FR4 è quello più richiesto. Gli spessori di rame che si possono richiedere, ve l'avevo accennato prima, vanno da 18 fino a 350 micron. Per quanto riguarda il dielettrico, l'abbiamo visto nella tabella, andiamo dai 38 micron minimo fino a 229 micron. La lavorabilità diciamo, per produrre il circuito stampato, cosa dire? Niente di particolare, ha più o meno il processo del circuito tradizionale singola faccia. È vero che può essere utilizzato anche come doppia faccia con un processo particolare che non sto qui a raccontarvi. Si tratta semplicemente di forare, andare a inserire della resina non conduttiva, riforare la resina e metallizzare il foro. È un po' complesso, diciamo così. Più da spiegare forse che da fare, in ogni caso non è nel tema di oggi. Rimaniamo sul singola faccia, che è sicuramente quello più richiesto. Dicevo, come finiture superficiali, quindi processo simile a quello dei tradizionali singola faccia, FR4, eccetera. Come finiture superficiali si possono utilizzare outer leveling, sia con e senza piombo, finiture in argento, stagno chimico, OSP, non mi risulti si possa fare la finitura in nichel oro chimico. Per quanto riguarda il solder, un appunto semplicemente, a noi in azienda generalmente lo chiedono nel 90% dei casi o bianco o nero, forse più del 90% dei casi. Per quanto riguarda il solder nero, niente di particolare. Il solder bianco invece, diciamo che spesso e volentieri viene richiesto perché il circuito stampato poi, che sia un neon LED, che sia un faretto o qualunque altra cosa, spesso viene anche messo a vista. Quindi il bianco sostanzialmente deve rimanere bianco, ecco, non deve ingiallire. Per alcuni tipi di solder purtroppo c'è la fase di ingiallimento, soprattutto se ci sono più processi termici. Esempio, viene prima processato in azienda nella fase di produzione del circuito stampato con una finitura in outer leveling, che è sicuramente un primo processo termico importante, no? Cui è soggetto il circuito stampato. Il circuito arriva al cliente o comunque al suo assemblatore, il quale procede all'assemblaggio dei componenti e quindi la seconda volta finisce di nuovo in forno, nel forno SMD per la cottura, e anche lì arriva a temperature piuttosto elevate. Quindi particolare attenzione alla scelta del solder, che bianco deve rimanere, i clienti sono abbastanza pignoli su questo, come giusto che sia. L'ultima cosa, all'inizio abbiamo detto IMS, appunto il significato substrato di metallo isolato, attenzione, substrato di metallo, non parlo di alluminio. Questo perché in effetti non deve necessariamente essere alluminio la parte inferiore al quale arriva il calore, ma può essere anche di un altro metallo, come ad esempio il rame. Diciamo che, allora, ci sono delle differenze notevoli tra i due, sicuramente dei lati positivi e dei lati negativi. Le cose che mi vengono in mente di positivo per quanto riguarda l'alluminio è sicuramente più leggero del rame, è molto economico rispetto invece al rame, è facilmente reperibile ormai sul mercato e di diversi brand. Il peso, dicevo, me lo sono segnato, l'alluminio pesa all'incirca 2,7 grammi centimetro quadro contro i 9 del rame, quindi notevolmente più pesante. Questa non è proprio una cosa da tralasciare. Per quanto riguarda, dicevo, il costo, sicuramente l'alluminio è innanzitutto più facilmente reperibile e con diversi brand su cui si può scegliere. È sicuramente molto più economico e te lo forniscono già preparato, quindi già laminato, con il build-up già finito, pronto da lavorare. Il rame spesso ce lo si fa in casa con però dei costi notevolmente più elevati, che è sempre difficile insomma scusate la parola, digerire al cliente. I lati positivi del rame sono ovviamente, lo abbiamo menzionato prima, che la conducibilità termica del rame è quasi 3 volte l'alluminio, questo non ci piove. E anche il coefficiente di espansione termica è sicuramente migliore per quanto riguarda il rame. Cos'altro? Direi che sì, noi tra l'altro facciamo anche il level core internamente, che appunto lo facciamo internamente nel senso che prendiamo il foglio di rame da 1 millimetro, 1,5 millimetri e lo lavoriamo per fare il level core, dove ci sono dei vincoli relativamente alla saldatura dei componenti dei LED in questo caso, dove la parte centrale del LED deve essere necessariamente a contatto con la base di rame sotto. Sicuramente ve lo spiegherò in un altro momento in maniera più dettagliata e con qualche immagine di riferimento. Ripeto, rimane comunque un materiale molto più costoso dell'alluminio.
sia come materiale di base, quindi come materia prima, sia per la lavorabilità, per il processo cui è sottoposto. Bene, direi che abbiamo detto tutto, vi ringrazio e alla prossima. Arrivederci.